Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come possiamo realizzare queste bellissime tazze. Guardate quanto sono belle. Le andremo a realizzare utilizzando questi infusible della Cricut. Adesso vi farò vedere con il programma quindi come creare e modificare alcune cose che già troviamo in libreria e poi vi farò vedere quindi il taglio e l'esecuzione con la MagPress. Quando apriamo il programma siamo su questa parte, quindi siamo sulla parte della home iniziale. Adesso dobbiamo andare a prendere la tazza e qui possiamo scegliere o delle tazze già pronte, quindi già create dal programma, oppure ne prendiamo una, questa qui che è neutra e ci servirà soltanto come indicativo per le misure della tazza. Io vado a prendere questa qui perché la voglio creare io e non voglio utilizzare un progetto già pronto. Eccoci qua. Adesso me la mette qui e questa è la tazza. Questa parte centrale azzurra è la parte della tazza che bisognerà utilizzare. Queste indicazioni qui sopra non ci servono, quindi le possiamo anche eliminare. Adesso andiamo su frasi e cerchiamo una frase che a noi può interessare. Nel mio caso io voglio una frase sui giochi. Ok, e qui adesso mi cerco una frase simpatica da mettere sulla tazza. Ce ne sono veramente tantissime. Prendiamo questa e faccio aggiungi. Eccola qua. Allora, come prima cosa adesso io mi vado a prendere la misura, quindi la rimpicciolisco per trovare la giusta misura. Ok, così diciamo che per la nostra tazza potrebbe anche andare bene. Ovviamente questa poi andrà messa un pochino più in qua. Adesso ne cerchiamo un'altra. E questa è l'altra che ho trovato e che mi piaceva tanto. Anche questa la rimpicciolisco per farla entrare qui. Ecco qua. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Questo intanto non ci serve più perché ci serviva appunto soltanto per una questione di misure della tazza, quindi la eliminiamo. Quello che vi volevo far vedere era come modificare il colore. Perché? Perché se io ci clicco sopra e vado qui sui colori, mi modifica tutto il colore di tutta l'immagine. Io invece voglio che viene modificata una parte sì e una parte no. Come si può fare? Allora è semplicissimo. Basta andare a prendere una figura geometrica, per esempio prendiamo un cerchio perché qui comunque è tondo e il cerchio ci potrebbe essere utile.
allora un pochino cerchiamo di posizionarlo il più possibile sopra la nostra figura. Leviamo il lucchetto così che possiamo anche allungarlo in questo modo. Ok, quindi diciamo che per ora basta così. Quindi sono andata a coprire quella prima di coprirla prendiamo la nostra immagine e ce la copiamo, quindi facciamo duplica. Ok, adesso questa la mettiamo da una parte e questa adesso la andiamo a coprire. Ok, allora quindi ho coperto il più possibile la scritta di sotto. Adesso allora seleziono il cerchio e seleziono anche quest'altra immagine e andando qua faccio dividi. Ok, adesso il programma, vedete, mi ha diviso in varie parti la scritta. Queste le vado a eliminare perché non mi servono più. Adesso quello che devo fare è andare invece a eliminare quest'altra. Quindi sempre come prima prendo una figura geometrica qualsiasi. Questa volta cambiamo, facciamo, leviamo il lucchetto e vado sempre a coprire soltanto la scritta facendo attenzione a non coprire parti del disegno che a me non interessa. Ingrandiamo così magari riusciamo a vedere meglio. Devo andare. Ok. Così. Adesso prendiamo sempre quindi la nostra figura più il rettangolo e facciamo dividi. Adesso ci clicchiamo sopra e con Ctrl le eliminiamo. Adesso ci manca solo questa piccola parte che sta qui, quindi andiamo, andremo a utilizzare praticamente queste cose. Oh, no, facciamo un quadrato, che è meglio, un rettangolo, insomma, una figura geometrica un po' più squadrata. Facciamo altro che utilizzare quindi queste figure geometriche come se fossero delle gomme. Selezioniamo e facciamo dividi. Adesso mi posiziono questa di qua, seleziono quindi sempre il mio rettangolo e la mia immagine e faccio dividi. Ok, adesso posso anche cancellare quindi tutto quello che ho fatto. No, aspettate che ho sbagliato, che dovevo cancellare questo e questo. Ok, e così ho ripulito la mia, vedete? Ho ripulito la mia, il mio disegno. Adesso, quindi mettiamo il caso che io voglio che le cuffie siano nere, le rimetto di nuovo di colore nero, mentre per quanto riguarda la scritta, questa qui la voglio blu, però devo eliminare adesso le cuffie, quindi devo fare l'inverso di quello che ho appena fatto, quindi sempre utilizzando le mie figure geometriche vado e elimino queste parti, facendo attenzione questa volta a non eliminare la scritta.
Ok, adesso la nostra scritta è pulita, quindi basterà metterla qui all'interno. Quindi la riposizioniamo come era in fase iniziale. Ok, ed ecco qua. In questo modo abbiamo creato quindi la scritta di un colore e invece le cuffie di un altro. La stessa cosa possiamo fare qui, quindi andiamo, duplichiamo, una parte ce la mettiamo da una parte, allora, questa ce la lasciamo qui, mentre andiamo a sistemare l'altra, quindi forma geometrica. Prendiamo ad esempio questo quadrato e me lo vado a posizionare qui. Vedete, così ho coperto tutto. Questa è più semplice come scritta per ripulirla. Seleziono, ok, e adesso questo me lo vado a cancellare. Adesso ripeto la stessa cosa qui, quindi prendo sempre una forma geometrica, vado qui e questa volta mi devo cancellare invece quest'altro, quindi facciamo così, lo allungo un po', però voilà. Mm, questo più questo, faccio dividi, ecco qua, e me lo sono diviso. Mi è rimasto questo piccolo angolino, quindi sempre come prima mi prendo questo più questo, dividi. E adesso elimino tutto ciò che non mi interessa. Ah, mi è rimasto da eliminare soltanto questo piccolo pezzettino, quindi prendiamo te, facciamo te più te, dividi. Ok, a posto. Allora, quindi adesso decidiamo. Questa magari la facciamo sempre blu, così, mentre quest'altra la lasciamo in quest'altro modo. Me la posiziono, me la sistemo. Ok, così va un po' troppo in là, quindi spostiamola un pochino. Ecco qua. E così mi sono ricreata praticamente le mie scritte colorate e altre parti di altri colori. Quindi diciamo questo è un modo per poter modificare le scritte se vogliamo cambiare il colore. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è dare alla macchina e dirgli che deve tagliarci appunto queste figure. Adesso qui ci chiede il tappetino, noi selezioniamo il tappetino, quindi questo qui che è quello più piccolino della nostra Enjoy, faccio conferma e qui mi dice che il primo colore è nero, il secondo è blu. Ora, un'altra cosa che dobbiamo fare perché gli infusible vanno specchiati, quindi dobbiamo andare qua su mirror e lo specchiamo. Ok,
Quindi adesso prepariamo il nostro tappetino e andiamo a effettuare questo taglio. Ok, facciamo avvio e adesso e dobbiamo andare a modificare anche quest'altro, perché anche quest'altro deve essere sempre specchiato. Quindi andiamo qui, lo specchiamo e adesso dobbiamo andare a tagliare quindi queste due scritte. Adesso me lo sposto un pochino, faccio continua. Qui ci richiede un'altra volta il materiale, quindi andiamo a selezionare poi il materiale. Ok, e facciamo vai.
adesso togliamo il tappetino e andremo a ripulire tutta l'area da tutte quelle parti che non ci servono. Allora, questi sono quindi i nostri infusible che abbiamo tagliato e ho ripulito da tutte quelle parti che non ci occorrono. Volevo spiegarvi un'altra cosa riguardo gli infusible. Quando acquistate questi, all'interno li trovate dentro una busta di plastica così nera, e questo è importante perché non devono prendere la luce del sole, altrimenti si rovinano. Qui, come vedete, come colore sembra marroncino, ma quando poi verrà attivato il calore diventerà di colore nero. All'interno trovate anche questi che sono tipo sono dei fogli molto sottili, tipo carta forno, e questi adesso vi farò vedere. Bisognerà poi metterla intorno alla tazza. Poi esce anche uno straccetto come questo per pulire appunto la nostra tazza nel momento prima di attaccare il nostro infusible. Quindi puliamo bene la tazza da eventuali pulviscoli eccetera. Adesso andiamo a applicare quindi i nostri infusible. Allora, una cosa importante, noi qui all'interno dobbiamo mettere la nostra scritta. Quindi io che cosa ho fatto? Ho preso la scritta, l'ho tagliata la parte di plastica trasparente più vicino possibile alle lettere, perché adesso questa la vado ad applicare qui, e la plastica non deve sovrapporsi sopra all'infusible, se no altrimenti lì non, poi la tazza non viene colorata. Quindi bisogna essere abbastanza precisi in questo passaggio. Quindi mettiamo bene la scritta, bene dritta. Ok, controlliamo che non ci siano quindi parti in plastica che coprono gli infusible, o quanto sembrano. Ok, perfetto. E adesso la andiamo a applicare sulla nostra tazza. Quindi la giriamo in questo modo, vedete perché bisognava specchiarla, perché viene applicata al contrario. Ok, non è dritto, quindi cerchiamo di essere il più preciso possibile. Partiamo dalla parte centrale e man mano andiamo a attaccarlo verso l'esterno in questo modo. Cerchiamo di metterla nel modo migliore, schiacciamo. Adesso andiamo a mettere l'altra scritta da quest'altra parte. Quindi prendiamo sempre il nostro infusible e la mettiamo qui. Prendiamo questa e la mettiamo sopra. Allora, questa qui andava applicata qui. Cerchiamo ovviamente quindi anche qui questa parte finale di plastica che non vada sopra le lettere.
Ok. Ok, quindi una volta fatto ciò, adesso dobbiamo incartarla, quindi con quella carta tipo carta forno. Per bloccare la carta dobbiamo utilizzare questo, che è un nastro fatto apposta perché resiste alle alte temperature. Quindi adesso vado e metto questo qui così e lo blocco qua in questo modo. Poi prendiamo un altro pezzettino di questo nastro . Ok, mi deve essere bello aderente. La fase successiva è quella di accendere la nostra macchina, quindi schiacciamo questo bottoncino e attendiamo che si accende. Quindi quando questa spia rossa diventa gialla vuol dire che la macchina è pronta per mettere la tazza. Un altro consiglio che vi voglio dare è di appoggiare la macchina su un qualcosa dove non si brucia, quindi un tappetino o qualcosa per stirare, perché comunque si scalda parecchio e anche dopo, quando andremo a togliere la tazza sarà veramente molto calda e quindi bisognerà appoggiarla comunque su una superficie che poi non va a rovinarsi. Ok, la spia è diventata verde, adesso possiamo inserire la nostra tazza, va inserita così con il manico verso la fessura aperta e abbassiamo questo. Ok, adesso come potete vedere c'è il primo spioncino che lampeggia, poi questo diventerà fisso e inizierà a lampeggiare quello a fianco. In tutto sono 5, quando tutti e 5 saranno fissi vuol dire che la tazza è pronta e quindi possiamo staccarla e levarla dall'interno. Le luci sono quasi tutte complete, quindi tra un pochino possiamo togliere la nostra tazza. Ok, avete sentito il suono? Le luci sono complete, adesso possiamo togliere la nostra tazza, quindi alziamo qui, piano piano cercando di non scordarci, la prendiamo dal manico e per ora questa la spengiamo, questa la lasciamo qui, aspettiamo un po' che si raffredda e poi la andiamo ad scartare per vedere com'è uscito il risultato. Allora adesso possiamo scartare la nostra tazza perché si è raffreddata, quindi stacchiamo tutto questo scotch. Ok, togliamo la pellicola di plastica. E questa è la prima parte, quindi che abbiamo realizzato. Adesso andiamo a vedere quest'altro lato.
E questo è il risultato, guardate quanto è bello. Potete lavarla in lavastoviglie quante volte volete, non si toglierà mai perché gli Infusible non sono altro che una sublimazione del colore, quindi il colore viene praticamente inglobato all'interno della tazza, quindi la tazza resisterà e vivrà quanto tempo resisterà e vivrà fino a che poi o vi stufate e la buttate oppure casca e si rompe, ma il colore questo non andrà mai più via, potete lavarlo come volete ed è questa la cosa fantastica di queste tazze. Se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale qualora ancora non siete iscritti, di mettere un bel like e di commentare qui sotto se avete dubbi o domande riguardo l'argomento. Se poi volete aiutare il canale, condividete così da far crescere di più il canale. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video dove parleremo appunto della sublimazione. Ciao, a presto!